Da American Psycho a Ted Bundy, passando per il mai ritrovato Zodiac. Gli omicidi seriali sono eventi rari, ma disseminano panico e terrore. Le storie dietro a queste menti criminali hanno affascinato, a volte ossessionato, detective e reporter di tutto il mondo, alla ricerca della soluzione dietro i loro enigmi e la scia di delitti che si sono portati dietro. Ma come si diventa serial killer? Quali sono gli eventi che portano a sviluppare queste ossessioni? Si tratta solo di fattori psicologici? Oppure c'è qualcosa nei nostri geni che decide per noi se diventeremo degli assassini? Ciao detective, io sono Alice e oggi esploriamo un'idea piuttosto controversa. Serial killer si nasce oppure si diventa? Se avete visto il video della scorsa settimana e siete qui per scoprire chi è l'assassino del nostro delitto immaginario, rimanete fino alla fine e potremo finalmente sapere chi è il responsabile dell'omicidio della giovane Mariella. Parlando di assassini, uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo video è che nelle scorse settimane moltissimi mi hanno scritto chiedendo di esporre quella che era la mia esperienza accademica con casi relativi ai serial killer. E quindi ho pensato di informarmi un pochettino e ho trovato molti articoli sul web che toccavano un'idea piuttosto interessante, ossia la possibilità che esista un gene del serial killer. Sono stati identificati in una serie di studi due geni che sembrano essere in correlazione con i comportamenti criminali tipici dei serial killer. Questi sono il gene CDH13 e il gene MAOA. Cosa significa dunque avere questi due geni? Che diventeremo per forza degli assassini se ce li abbiamo? Il gene CDH13 è coinvolto in una serie di meccanismi interni al nostro corpo di trasporto fra le cellule e in moltissimi casi una particolare variante di questo gene è stata associata a disturbi dell'attenzione, ADHD, autismo, schizofrenia. Tuttavia, le prove che ho trovato di studi recenti non sono state molto convincenti nel trovare un'associazione tra questo gene e i comportamenti criminali. Molto più interessante invece è il ruolo del gene MAOA, che sta per monoamina ossidasi. La monoamina ossidasi è un enzima che regola l'attività di alcuni ormoni, tra cui la serotonina e la dopamina. Sono chiamati gli ormoni della felicità, associati a sentimenti positivi, al buon umore, alla motivazione. Chi ha una variante che porta a produrre poca monoamina ossidasi ha anche dei comportamenti tendenzialmente molto più violenti. Infatti gli uomini che hanno una bassa attività della MAOA hanno una probabilità 3 volte superiore alla media di essere incriminati per crimini violenti prima dei 26 anni. Per questo motivo in realtà non lo chiamiamo esattamente il gene del serial killer, ma più che altro il gene del guerriero, legato appunto a queste reazioni molto violente e aggressive che tanti dei soggetti che presentano poca monoamina ossidasi hanno. Attenzione però, questo riguarda solamente gli uomini e in effetti se mi metto a pensare così su due piedi mi vengono in mente moltissimi nomi di famosi serial killer uomini nella storia ma pochissime donne. Uno dei motivi è che questo gene, MAOA, si trova sul cromosoma X. Negli uomini avere questo gene ha molta più rilevanza perché avendo solo un cromosoma X i bassi livelli di monoamina ossidasi avranno degli effetti molto marcati. Nelle donne invece ci sono 2 cromosoma X. Questo significa che anche avendo bassi livelli di monoamina ossidasi, almeno ci saranno 2 copie di questo cromosoma e quindi anche con livelli molto bassi, in realtà l'attività sarà più alta e più normale rispetto a quella che possiamo trovare negli uomini. Anziché essere il cosiddetto gene del guerriero, nelle donne sembra che bassi livelli di MAOA possano portare ad avere grande benessere e maggior senso di generale felicità. È un po' come bere troppo caffè durante la giornata. Una sola tazza può darci una sensazione di benessere, così come la serotonina e la dopamina che la MAOA regola. Ma averne troppo può portare a degli stati di ansia e a dei piccoli tic, come quando si bevono 5-6 tazze di caffè nel giro di poche ore. Allo stesso modo, avere livelli più bassi di MAOA, ma comunque accettabili, sembra che nelle donne porti ad avere meno probabilità di sviluppare stress, ansia e condizioni nervose che possono essere deleterie per il nostro organismo. Sia il gene MAOA che l'ambiente in cui viviamo sono molto importanti nel determinare se avremo dei comportamenti criminali oppure no. Circa un terzo della popolazione europea e americana presenta questa variante del gene MAOA e in alcune popolazioni con un passato violento più recente, come per esempio popolazione di origine vichinga e quindi scandinava, sembra raggiungere il 50% della popolazione. Questo cosa significa? Che il solo fatto di avere il gene non significa che avremo per forza dei comportamenti violenti, criminali, né tantomeno saremo dei serial killer, perché altrimenti un terzo della popolazione avrebbe il costante desiderio di ammazzare il vicino di casa.
Per i serial killer ci sono tantissimi altri fattori, principalmente psicologici legati alla compulsività. Oltre a ciò i fattori sociologici. Infatti, il paese al mondo con il più alto tasso di serial killer per numero di abitanti sono gli Stati Uniti, dove la vendita di armi è legalizzata. Quindi qual è il concetto? Questo gene in che modo può determinare se diventeremo dei criminali o no? Beh, negli uomini, e solamente negli uomini, sembra avere una elevata probabilità di sviluppare dei comportamenti aggressivi. Ma ricordiamoci, non esiste un profilo generico del serial killer, né tantomeno genetico. È molto difficile cercare di capire se i serial killer abbiano delle cose in comune a livello dei loro geni, perché fortunatamente è un evento molto raro. Da quando abbiamo disponibili tecniche di sequenziamento del DNA sono passati non più di 20 anni e in questi 20 anni fortunatamente non abbiamo avuto molti serial killer su cui testare le tecnologie per vedere se ci fossero delle somiglianze nel loro DNA. In ogni caso, i nostri geni non sono mai determinanti in queste situazioni, vanno sempre uniti al contesto psicologico, sociologico e ambientale in cui viviamo e cresciamo. Per coloro che sono rimasti fino alla fine, grazie mille, finalmente è arrivato il momento di svelare chi è il colpevole del nostro delitto immaginario. Un piccolo riassunto prima. La giovane Mariella era stata ritrovata morta nel suo appartamento, vittima di 10 coltellate. I vicini di casa Gianna e Armando erano stati identificati come potenziali sospetti perché il loro DNA era stato ritrovato sull'arma del delitto. In particolare, più DNA di Gianna era stato trovato sul coltello rispetto a quello di Armando. Apro le danze con la rivelazione: il colpevole è Armando! Il motivo è, come avevamo spiegato nel video precedente, che Armando e Gianna sono una coppia molto unita e passa moltissimo tempo a farsi coccole e grattini. Quindi Armando, sotto le sue unghie, aveva tantissime cellule libere di Gianna che potevano essere più facilmente trasportate su un oggetto al momento del contatto. Quindi cos'è probabile che sia successo? Che Armando abbia fatto delle tenere coccole a Gianna prima di addormentarsi e poi nel cuore della notte che si sia alzato, sia andato a suonare alla porta di Mariella, abbia afferrato il coltello e l'abbia uccisa. Prendendo in mano il coltello, Armando ha trasferito il proprio DNA sul manico, ma anche quello di Gianna, perché aveva molte cellule sulla sua mano di Gianna, libere, pronte a depositarsi in maniera più semplice, perché cellule morte, già staccate dalla pelle della persona a cui appartenevano. Se vi interessa leggere uno dei casi più eclatanti in cui questo fenomeno è successo, vi ho messo qui sotto un link di un ragazzo che era stato inizialmente accusato di un omicidio che non poteva aver commesso perché al momento del delitto si trovava in ospedale, ma il suo DNA era finito sulla scena del crimine a causa di un transfer indiretto ad opera dei paramedici che avevano assistito sia lui che la vittima dell'omicidio. Per oggi è tutto, detective, ci vediamo alla prossima puntata!